su Macramalex. Oggi vedremo insieme come realizzare la sciarpina scaldacollo che vi ho fatto vedere nelle foto di anteprima ed è un progetto un po' particolare per il mio canale. Sapete che a me piace cambiare, provare tutte le tecniche legate ai filati, e in questo tutorial useremo una macchina da maglieria. Quella che ho io è una Centro da 48 aghi, ma va benissimo anche, ad esempio, se avete la Addi da 46 aghi va benissimo. Non scenderei sotto i 46 aghi perché poi la sciarpa verrebbe un po' strettina. Nessuno vi vieta di provare anche con la 42. Oltre alla macchina da maglieria ci basterà un solo gomitolo del filato bormio di lana gatto. È un made in Italy, è morbidissimo e come composizione è un 63% lana, 27% cotone, 10% poliammide. È lungo, è la metratura, eccola qua, sono 50 grammi per una metratura di 130 metri. È un filato molto arioso, è un tricottino unico, non si divide, quindi è perfetto da essere lavorato con la macchina da maglieria. E l'altra particolarità è che è irregolare, ogni tanto troverete dei pallozzi, non so come dire, nel filato, e quindi darà al lavoro finale un effetto irregolare. Qui non si nota tanto perché ho fatto un punto traforato, però forse sì, si nota che ci sono delle irregolarità. Sono volute, assolutamente volute, ed è proprio l'effetto del filato. Questa sciarpina scaldacollo verrà alta circa 12 cm e lunga 50, quindi 100 cm, perché è lavorata, è chiusa a cerchio, ed è doppia perché è lavorata in tubolare, perché è doppia, non è uno strato unico, e si riesce tranquillamente a girarla 2 volte intorno al collo. È morbidissimo, ve lo assicuro. A me di solito danno fastidio i filati con la lana che prudono, questo assolutamente non prude. Come al solito potete trovarlo nella mia merceria di fiducia, filatiromance.com. Questo è il colore 3619, è stato cancellato a penna perché è stato etichettato sbagliato, ma comunque ci sono tanti altri colori. Poi ci serviranno un paio di forbici e un ago da lana. Allora, la lavorazione la faremo in tondo, a tubolare. Montiamo le maglie nel metodo più classico possibile, quindi facendo zig zag tra gli aghi, passando davanti e dietro, fino a completare tutto il giro. Allora, questa è per me una lavorazione, è un metodo di lavorare nuovo. Se per caso avete queste macchine, volete dei tutorial più approfonditi, dedicati, scrivetemelo nei commenti, così ne farò altri. Bene, siamo arrivati alla fine del giro, dove vedete l'ago colorato diversamente. State attenti che il primo non cada. Portiamo il gomitolo davanti, infiliamo nel tiralana, non lo so come si chiama, nella guida, ecco, nella guida, e iniziamo a lavorare in tondo. Azzeriamo il contagiri, molliamo un po' di filato e basta, semplicemente lavorate in tondo. Io il primo cerco sempre di tirarlo un po' giù e via. Lavoriamo in tondo fino alla fine del gomitolo. Io ho calcolato più o meno 96-97 righe, giri, insomma. Su questo tavolo, io di solito non lavoro su questo tavolo, mi sono messa qua a registrare, ma non tiene ferma la macchina. Ok, io di solito lavoro su un tavolo di legno in cui
le ventose fanno molta più presa. Adesso per registrare mi sono messa qui. Andiamo avanti a lavorare per 96, più o meno 97 giri. Sono arrivata alla fine del gomitolo e ho fatto più o meno 97 giri. Vi dico più o meno perché purtroppo il mio contagiri ha deciso di abbandonarmi, quindi vabbè. Comunque, diciamo che la codina finale basta per fare un giro intorno alla macchina, ok? Dovrebbero essere 97 giri, la prima volta li avevo contati giusti. Ok, siamo arrivati all'ultimo ago, stacchiamo la macchina dall'aggeggio che tiene la tensione del filo. Purtroppo i nomi non mi vengono oggi, si chiamerà aggeggio. Vabbè, mettiamo il filo in un ago da lana e tiriamo giù il lavoro dalla macchina. Invece di tirare giù tutte le maglie come si fa di solito, state attente che non caschino, tireremo giù dalla macchina un ago sì e un ago no, quindi lo faremo cadere appositamente. Ok, torniamo un pochino indietro, state attente che non scappi via nulla, tiriamo via, sono andata troppo avanti. Devo fermarmi prima. Comunque, ok, eccoci qua. Recuperiamo il primo ago e il secondo lo facciamo cadere apposta. Lo lasciamo lì e recuperiamo il terzo. Questo no e questo sì. Questo lo lasciamo cadere e questo lo recuperiamo. Andiamo avanti così per tutto il giro. Ricomincio a registrare quando arrivo all'ultimo. Sono arrivata alla fine, recupero l'ultimo. Tornati al lago bianco e quello lo lasciamo cadere. A questo punto facciamo un giro in modo che si stacchi dalla macchina. Ecco qua. Possiamo toglierla e vediamo il risultato. Sarà un tubolare di maglia rasata. Per il momento sembra ancora maglia rasata. Ve lo faccio vedere in modo che vediate l'effetto del filato anche con la maglia rasata. Vedete che si vede proprio l'effetto irregolare. Spero che si noti in camera. A questo punto, questo è il filo di partenza, lo possiamo tirare un pochino in modo che si stringa la lavorazione. Per ottenere l'effetto a rete non dobbiamo fare altro che tirare di proposito i punti che abbiamo lasciato cadere. Tiriamo prima un pochino in larghezza e poi in lunghezza e creiamo di proposito i buchi. Ecco, vedete? Dà molta soddisfazione questa cosa. Non abbiate paura, il lavoro non si disfarà del tutto, ma verrà il punto rete, diciamo. Le facciamo proprio cadere. Tirate, per una volta questa cosa
sa da fare. A me dà molta soddisfazione. A proposito, per lavorare questo tubolare ci ho messo un quarto d'ora, ho cronometrato apposta. So che alcune di voi magari storceranno il naso perché diranno lavorare con la macchina da maglieria è un po' come fregare, no? Cioè, come agevolarsi il lavoro. Ma sinceramente, ben venga, no? Questo, ad esempio, questo maglione è lavorato con i ferri normali, non è che non sono capace. Questo è lavorato a mano, diciamo, a manina, però secondo me per alcuni lavoretti, per, non so, per un regalino di Natale, per un regalo alle maestre, una cosa da fare in fretta, secondo me la macchina da maglieria può tornare utile. Se c'è qualcosa che può agevolarci il lavoro, perché no? Bene, andate avanti così e tiriamo tutto il lavoro. Le prime maglie sono un po' più difficili, però dopo si fa molto prima. Adesso mi sto dilungando giusto per fare due chiacchiere con voi. Sono arrivata alla fine, fatele cadere bene tutte, non lasciate salsicciotti. Ok, direi che ci siamo. Perfetto, allora a questo punto prendete la codina che è quella di inizio lavoro e la stringete bene bene del tutto. Chiudete bene quella di inizio e anche tiriamo quella di fine lavoro. Ora questo è l'effetto finale. Leghiamo insieme le due codine, abbastanza lunghe, ma ci serviranno comunque per cucire. Le lasciamo un pochino lunghe per cucire, ma il resto lo possiamo tagliare, Ok, ci assicuriamo che sia diritta e non arrotolata e cuciamo le codine, diamo qualche punto per affrancare il lavoro. Voilà, il nostro scaldacollo sciarpetta è terminato. Veramente, forse in tutto ci ho messo mezz'ora. Magari dategli un po' di
sistemata, tirate un po' qua, un po' là, per stendere bene la rete. Ecco qua, una e una, due. In un'ora ne ho fatte 2. Grazie per avermi seguito. Fatemi sapere nei commenti se volete altri tutorial con la macchina da maglieria e se questo progettino vi è piaciuto. Ciao, alla prossima!